Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di dicembre 2022. Wow, abbiamo la carta del carro, amici della Vergine. Movimenti, spostamenti. La carta del carro indica sempre o un movimento di tipo magari mentale, quindi il cambio di un'idea, o il cambio di una direzione. Potrebbero essere proprio movimenti di tipo fisico, quindi magari per qualcuno si può trattare di un viaggio, per qualcun altro può anche essere un trasloco. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, poi trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Bene, cominciamo con un 3 di denari al contrario, la carta del giudizio, l'8 di spade, abbiamo un 10 di bastoni al contrario, un bellissimo 2 di coppe, il 7 di coppe, la regina di coppe e il 2 di spade. Allora, il 3 di pentacoli al contrario mi dà da pensare che ci sia qualche tipo di titubanza da parte vostra nell'intraprendere probabilmente questo spostamento, questo viaggio o questa nuova direzione della vostra vita. C'è qualche cosa che non vedete con il giudizio al contrario e l'otto di spade. L'otto di spade indica in realtà un atteggiamento mentale molto negativo, indica tutti quei pensieri, diciamo focalizzati sulla carenza, focalizzati su quello che è il peggio. E quindi sono comunque pensieri che vi vincolano, vi fanno sentire limitati, con le braccia legate, diciamo così. Il 10 di bastoni al contrario fa riferimento a un ciclo che non si vuole chiudere. Guardate, anche la carta del giudizio parla di rinascita ed è al contrario, quindi è come se ci fosse qualche passaggio che in qualche modo si fa difficoltà a fare. Per qualcuno fortemente potrebbe essere un trasloco perché il 3 di pentacoli molte volte fa riferimento anche a quello che è una struttura alla quale si sta lavorando, una struttura di tipo fisico. Abbiamo un 2 di coppe. Mm? Cioè in realtà è come se non ci fosse un progetto ben delimitato. Può anche essere che non ci sia una casa, un immobile e che quindi si faccia fatica a fare un certo tipo di passo. Però guardate qui ragazzi, abbiamo un 2 di coppe, 7 di coppe e la regina di coppe. È un periodo di possibilità che si aprono. C'è un nuovo incontro o c'è un reincontro, perché comunque abbiamo la carta del giudizio. Può anche parlare di qualcuno che ritorna dal passato. Il 2 di coppe normalmente è la carta del compromesso, dell'accordo, anche del fidanzamento. Vi si aprono un sacco di possibilità. Ecco che da lì c'è il movimento del carro, l'andare avanti. Il carro è una carta che ha un'energia molto veloce. E poi abbiamo la regina di coppe che è, diciamo, la donna innamorata, la donna immersa nelle proprie emozioni, belle e brutte, però è quel sentimento profondo e quel sentimento maturo. Continuiamo comunque con il 2 di spade a non vedere qualcosa. È come se, diciamo, dall'8 si passa al 2. C'è ancora uno strascico di qualche cosa che o non si vede o non si vuole vedere. Andiamo a vedere con i mini tarocchi cosa riesco a dirvi di più nello specifico. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi dico che ho pubblicato un video che spiega quali sono le modalità di partecipazione per il corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio del 2023. È un corso a numero chiuso, quindi se vi interessa trovate il link di quel video sempre qui sotto nella descrizione. Allora, andiamo a vedere questo 3 di pentacoli al contrario. Abbiamo un re di pentacoli e una stella. Scusate, un re di bastoni e una stella. Probabilmente il re di bastoni è una persona alla quale voi pensate, potrebbe essere la vostra persona di interesse, o potrebbe anche semplicemente essere la persona
del passato, perché vi ricordo che qua abbiamo il giudizio. Quindi magari è qualcuno a cui voi pensate che risale a un certo tipo di passato, a un certo periodo storico, diciamo così, della vostra vita, neanche poi tanto lontano, vi devo dire, se guardo la prima parte. Se invece considero il giudizio, sì, per qualcuno potrebbe essere un po' più in là. Non dico nell'infanzia, però è con 5, 10 anni, per darvi un'idea temporale. Insomma, andiamo a vederlo questo giudizio. 4 di bastoni e il mondo. Sì, è come se nella prima parte di dicembre non ci fosse una reale, come vi posso dire, stabilità proprio a livello di casa. Anche il carro ha il baldacchino con le 4 colonne. Si tratta di stabilità, di quello che è il cercare una certa stabilità abitativa, di residenza. E tenete presente che c'è anche il mondo parla di traslochi, Guardate, per qualcuno potrebbe arrivare una persona che abita lontano, che è da tanto tempo che non vedete, dove ci sono veramente i chilometri. Andiamo avanti, vediamo l'otto di spade. Ass- Asso di spade al contrario e 4 di spade. Mm. Probabilmente è qualcosa che non volete dirvi, non volete accettare di voi stessi. L'asso di spade è sempre una comunicazione che manca o poca chiarezza mentale. E il 4 di spade è una carta che vi dice di prendervi un momento, di prendervi un periodo per ritrovare l'equilibrio psicofisico proprio. È l'arcano minore, diciamo così, della carta della temperanza. C'è qualcosa da riequilibrare qui a livello mentale. Andiamo a vedere il 10 di bastoni al contrario. Un 6 di pentacoli al contrario e un 10 di coppe. Sì, bisogna cambiare determinate dinamiche a livello familiare, a livello di equilibrio di casa, a livello... perché il 10 di coppe è l'appagamento completo da un punto di vista emotivo e qui sento che è come se mancasse una stabilità, ragazzi, un certo tipo di concretezza che può essere, ripeto, o a livello abitativo o a livello di relazione con questa persona, eh. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Difatti abbiamo di nuovo anche un imperatore che è un 4 al contrario. Sì, c'è un'unione, c'è un compromesso, c'è una storia nuova, ci sono un sacco di possibilità che si aprono, però ho la sensazione che siano un po' senza basi, ecco. Andiamo a vedere 7 di coppe. Ed è per quello che voi siete nella fase del carro, perché dovete capire. 6 di coppe e 9 di spade. Voglio andare a vedere anche la regina di coppe. La giustizia e il papa. Oh, wow. Allora, potrebbe essere che per qualcuno torni una persona dal passato, ragazzi, ehm, con la quale sì, già ci sia stato qualche cosa, però, ecco, diciamo che non vi convince molto e qui è come se avessi bisogno di prove concrete. Mm. Avete bisogno di mettere in regola mm, la situazione, di dare delle regole, perché comunque ancora non è ufficiale con questo Papa al contrario, per quello che qui c'è il 2 di spade. Il vostro bivio è, ok, entro in questo compromesso che comunque non sento stabile, ok? Oppure guardo a tutte le possibilità che ho senza farmi condizionare troppo, senza pensare troppo a quello che è stato nel passato, a questa persona del passato. Interessante, fatemi sapere come vi risuona. Nel caso fosse una persona nuova, è un po' la stessa cosa, nel senso che è come se non vi desse
salde basi su cui appoggiare la relazione. Perché è come se qui non vi sentiste completamente appagati, ma il motivo reale non si capisce, insomma. C'è qualcosa che manca, avete la sensazione che un po' è per la vostra attitudine mentale che qui avete 8 e 9 di spade, quindi un po' negativa, diciamo così. E un po' perché giustamente ci sono delle cose da concludere, ci sono delle questioni da tagliare, delle questioni da ufficializzare. È per quello che siete un po' titubanti in questa situazione o in questa relazione. Va bene, andiamo avanti, vediamo per i single, qualche carta in più. Il diavolo, il 9 di pentacoli e il fante di bastoni al contrario. Qualche tipo di condizionamento mentale sì c'è. Sento che molte persone fondamentalmente stanno anche bene, insomma, nella situazione di single. Perché comunque il 9 di pentacoli è una carta che parla di grossa indipendenza, sia economica ma anche personale, caratteriale. Qui c'è tanto ego da parte vostra, sento. Mm. Sì, il fante di bastoni potrebbe essere quella persona che torna, come vi dicevo, che magari si fa sentire. Datemi un'altra carta per questo fante di bastoni. Mm. Abbiamo 6 di spade e la sacerdotessa. Come la sensazione che qualcuno abbia il bisogno, la necessità di staccarsi da qualche tipo di controllo, da qualche tipo di materialità, mi viene da dire. Bisogna andare un pochettino di più verso la vostra intuizione, lavorare un po' di più quello che è la vostra parte femminile, di intuito, di ricettività, perché qui i pensieri sono davvero tanto forti e rischiate di non riuscire a trovare un equilibrio poi tra quello che è la parte maschile, ovvero la mente, e quella che è la parte femminile, che è il cuore. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Ok. Wow, wow. Ragazzi, 3 arcani maggiori. Ma che bello. Allora, abbiamo l'imperatore che avevamo già qui, quindi forse per voi le cose sono un po' più, diciamo, stabili, ok? Perché c'è questo imperatore, ma c'è anche il mondo al contrario. Il mondo ce l'avevamo anche qui. È come se da un lato ci fosse bisogno di cambiamento, ci fosse anche un po' di resistenza, se vogliamo, al cambiamento, perché la carta comunque è girata al contrario. Però comunque poi c'è la carta del matto, quindi nuovi inizi, compimenti di cicli e inizio di cicli nuovi. C'è un movimento, avete 2 carte di spostamento. Per molte persone si tratta proprio, sì, di un cambio di casa, di un cambio di residenza, di un cambio importante che implica le vostre radici, le vostre basi, per andare verso questo matto, verso nuove avventure, verso... Guardate, il matto è anche una carta che parla di gioia e di felicità, quindi la fine del mese è veramente interessante per voi. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Ok. Guardate, corrente di emozioni, sentimenti incontrollati e li sento qui con la regina di coppe, qui con l'8 di spade, qui con il 9 di spade, qui con il 5 di pentacoli al contrario. Siete in una sorta di turbinio emotivo, anche per il giudizio al contrario, devo dire.
Probabilmente per il tipo di momento che state affrontando. E guardate qua, cioè viaggi, cambi di locazione, ed è quello che continuo a dirvi. Scrivetemi nei commenti come vi risuona. Io ragazzi spero che la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, ci tengo ad augurarvi un buon e felice Natale, che possiate trascorrerlo con la vostra famiglia, in serenità, abbondanza, prosperità, felicità, in piena salute, insomma. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!